La regola delle 5 W, iniziali di who, chi, what, cosa, when, quando, where, dove, why, perché, è considerata la regola principale dello stile giornalistico anglosassone, grazie a Wikipedia. Ho preso come spunto questo metodo per realizzare il video di presentazione di questo canale e per scegliere 5 criteri per valutare nel modo più oggettivo possibile un'opera d'arte. L'oggettività assoluta non sarà mai raggiungibile in questo campo. Non si tratta di contare i centimetri saltati da un atleta con un'asta o quanti secondi ci mette a fare 100 metri. Puoi però basarti, provando a rimanere intellettualmente imparziale, su dei criteri sempre uguali per confrontare opere sempre diverse, ovviamente di uno stesso settore. Le top 10 manga sono molto popolari e mi è stato chiesto di realizzare anche la mia, ma come? Su cosa mi baso per definire un manga migliore di un altro? Allora mi sono inventato questo metodo che adesso condivido con te. Dimmi che cosa ne pensi. Stilati questi criteri, pensando ai manga, ho ritenuto che, con qualche modifica in base al contesto, questi potrebbero essere utilizzati anche nel campo di altre arti visive. I dipinti, le foto, il cinema, le serie TV, il teatro, eccetera. Ripeto, cambiando qualche criterio in base al settore. Questi sono pensati per valutare un fumetto. Ho scelto 20 criteri, 4 per ognuna delle 5 categorie che iniziano tutte con la lettera S e ammetto di avere un po' forzato questa coincidenza. E a ognuno puoi assegnare un voto che sia 0, assente, 1, 2, 3, 4 o 5, perfetto. Quindi ognuna delle 5 categorie può ottenere al massimo 20 punti e tutte e 5 le categorie insieme possono ottenere un totale di 100 punti. Usando questa tabella realizzerò la mia top 10 manga sentendomi meno in colpa con me stesso. Tutto ciò è nato per questo in realtà. Ecco la tabella con brevi delucidazioni. La prima categoria si chiama scorrevolezza ed è divisa in inizio, fluidità, fine e durata. La tua curiosità deve essere attratta già dalle prime tavole, scene, eccetera. Dovrebbe aumentare nel proseguimento e lasciarti soddisfatto col suo finale. Qual è l'evento che fa partire la storia? Dopo quanto? In che modo il finale lascia il lettore, spettatore? La percezione del brodo allungato non è piacevole, come neanche un finale che lascia involontariamente questioni in sospeso. Se l'opera è incompiuta si becca uno 0 d'ufficio nel criterio fine. La lettura, visione, non ti dovrebbe risultare pesante. È bello quando hai voglia di sapere cosa succede dopo e le pagine, scene, hai la sensazione che scorrano velocemente, indipendentemente dalla profondità di ciò che stai leggendo o guardando. La seconda categoria si chiama storia ed è divisa in trama, personaggi, dialoghi, coerenza. La trama e i personaggi sono ovviamente fondamentali, ma lo sono anche i dialoghi, come e quanto ogni personaggio parla e si rapporta con gli altri. Se trovi forti incongruenze devi penalizzarle perché potrebbero arrivare a intaccare persino il patto narrativo o portare a personaggi che scompaiono o diventano improvvisamente irrilevanti, dimenticati senza motivo anch'essi. La terza categoria si chiama sentimenti ed è divisa in intrattenimento, profondità, emozione, morale. L'opera deve toccare, metaforicamente, qualcosa in te. Deve contribuire a ciò che sei e non solo per un romanticismo sfrenato, per la tragica morte di qualcuno, ma l'emozione può derivare anche dall'entusiasmo, dall'adrenalina che riesce a trasmetterti. Morale perché è apprezzabile un insegnamento, un messaggio, dovresti essere cresciuto dopo la lettura o la visione. La quarta categoria si chiama stile ed è divisa in disegni, riconoscibilità, regia, ambientazione. Nelle arti visive il disegno, grafica, ha ovviamente il suo forte peso, ma non solo se è più o meno realistico, ma come questo, col suo stile, si adatti a ciò che l'autore vuole raccontare. Regia perché puoi benissimo considerare anche le tavole di un fumetto come dei fotogrammi di un video con tanto di inquadrature, storyboard, grandezza e forme diverse, eccetera. L'ambientazione è il mondo creato dall'autore, che può benissimo essere quello reale, o molto simile a quello, insomma, e comunque adattarsi perfettamente alla storia raccontata. La quinta e ultima categoria si chiama statura ed è divisa in innovazione, invecchiamento, iconicità, climax. Ogni opera artistica ha il suo determinato peso. Alcune riescono a cambiare il mondo, stravolgerlo, riescono a diventare un argomento di conversazione valido ovunque, tra chiunque. Alcune opere fanno un balzo in avanti a tutto il loro medium.
Altre, anche se appena terminate, ci lasciano subito la percezione che diventeranno dei classici. Altre le riprendi in mano dopo tempo e pensi a quanto siano invecchiate male. Alcuni picchi, climax, ti lasciano un'emozione ogni volta che rivedi un qualcosa che ti ricorda quell'opera. Basta. Usa questa tabella se ti può tornare utile e scrivimi se hai consigli per migliorarla o se ho solo perso tempo. Ho ottenuto più oggettività in una valutazione che comunque non potrà mai essere totalmente imparziale? Forse. Ha senso aver inventato la regola delle 5S? Boh. Verrà insegnata nelle scuole di tutto il mondo? Dubito. Intanto io la uso e ho approfittato di questo video per spiegare come funziona, così da risparmiarmi il pippone ogni volta che do un voto a un fumetto. Metterò il link a questo video, dirò di aver usato la regola del 5S e fine. A presto con altre mirabolanti mie pippe mentali.